Anche le nuvole a volte toccano terra. Sì, come in questo borgo etrusco in provincia di Viterbo che ha 2500 anni. Ma la caratteristica che ne esalta la sua bellezza è la sua posizione, in cielo praticamente, su questa collina di friabile argilla, su cui poggia. Acqua e vento ne erodono 7 centimetri l'anno in maniera irreparabile, destinando il futuro del borgo ad andarsene. Il suo nome le venne dato dallo scrittore Bonaventura Tecchi perché dopo il terremoto del 1965 il borgo rimase isolato per diversi anni, fino alla costruzione del ponte che oggi lo collega al resto di Bagnoregio. E sì, perché quei simpaticoni dei tedeschi, che in tempo di guerra ne avevano fatto una loro sede, quando se ne andarono, persa la guerra, distrussero quello preesistente, che fra l'altro doveva essere anche molto carino, ad archi ed in stile con il borgo. Il centro è molto carino, con le sue case in giallo tufo e scale e finestre arricchite di fiori. Un set perfetto cinematografico e infatti molti film sono stati girati in questo luogo. Guarda un po' per esempio questo qui di Alberto Sordi, Contestazione generale, guardiamo qualche scena. Non tira più in salita sto motorino, io ho paura, dovete fare una colletta per comprarne uno nuovo, se no in città le commissioni vanno a fare da soli. Io ve l'avverto, eh? Ecco, questo è il passaporto per tuo figlio. Grazie. E queste sono 300 lire di lei. Se le tenga lei, padre. Grazie, eh? Germana, ecco la pensione, 12.000 lire t'hanno dato. Oh, ma avevano promesso 15. Sì? E non piange sempre, non vi accontentate mai. Figli miei, vi dovete accontentare. Questo è il certificato di morte presunta, 3.750 E il lire. resto? E che resto? Sono 7 anni che vado avanti e dietro per questo certificato, code negli uffici, mance all'uscieri. Voi me li dovete ridare i soldi, oh! Posso suonare la campana? Si suona la campana, andiamo? Che cominciamo il rosario. Agnese, su. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia dei nostri Signore Cristo nell'orto del Olivo. Andate avanti, io mi vesto e vengo. A Maria che se vengono, sei come il tonniere Buscristo, Trenti Stieso. Santa Maria Martella, notte che Roma si chiama, dice indosserete. E che resta? E chi mi dà a me i soldi? Non vi accontentate mai. Io a mezzogiorno ho mangiato mezzo panino e una canzone che mi gira pure la testa. Fate tutto carino. E sì, le comunicazioni col borgo sono sempre state molto difficili. E la scalata del ponte avanti e indietro, senza motorino come Alberto, rendeva indispensabile una bella cenetta a Borgo Reggio. Bello, rosso e fantastico. E questo cappuccino con tartufi, panna, vate alla pesca deve essere una figata. E questo qui non parliamone. Ecco, vai. Questo cappuccino con tartufo, uovo, patatine è una figata, davvero molto buono, complimenti. Delizioso. Vai.
Questo qui non so cosa sia, ma deve essere una libidine. Per non parlare del tiramisù fatto in casa con violette. E il giorno dopo, partendo da Borgo Regio per raggiungere Roma, una deliziosa sorpresa ci attendeva. Scoperto per caso sulla strada, questo borgo, davvero caratteristico sia nell'ingresso, con questi murales alle pareti, ci ha riservato davvero delle sorprese inaspettate. E poi capirete perché. E poi capirete anche perché si chiama Fantasma. Sembra tutto diroccato, abbandonato, e invece no, perché dopo aver incontrato questo gentile signore abbiamo scoperto la sua storia. Buongiorno a lei. E allora abbiamo visto questo posto splendido e caratteristico. Ci racconti due cosine su questo posto bellissimo? Allora, questo è il Borgo Fantasma di Celleno, così chiamato perché non c'è più nessuno, quindi il borgo dal 60 è stato abbandonato per motivi strutturali. Come ci di Bagnoregio, praticamente la parte nord che guarda verso la valle, causa questa erosione, il paese è andato giù, ancora sta andando giù, quindi questo fu il motivo principale dell'abbandono di questo paese. Che non c'entra niente con i fantasmi, quindi. I fantasmi no, si chiama fantasma perché non c'è su. La storia dei fantasmi è particolare perché qui 3 anni fa vennero un gruppo di ricercatori a fare delle indagini sul paranormale. In qualche parte del borgo hanno sentito qualcosa, tutto dovuto al fatto che Celleno sotto è vuoto. Ecco perché si chiama Celleno, perché delle celle, delle cantine, quindi cella, Celleno. Questo vuoto che cosa fa? Origina l'energia magnetica. L'energia magnetica, i fenomeni magnetici e questi fenomeni, questa energia viene anche avvertita tra l'altro, quindi qui c'è gente che passa in queste vie, in queste piazzette, chi è sensibile a questo tipo di energia e sente... viene avvertita come l'avvertono. E sentono i fantasmi. Non i fantasmi è un altro conto, sentono l'energia che si manifesta da qua sotto. Come viene avvertita, qualcuno passa, cammina, si sente leggermente mancare, qualcuno sente i brividi, benevolenza, fiato corto, tutto dato da questo tipo di energia. Non tutti, su 100 persone, 1 o 2 persone, comunque giornalmente si verifica questo tipo di eventi. Ho capito. Beh, grazie allora di queste informazioni, grazie. Continuiamo la visita allora. Ora stiamo la ringrazio. Nel butto medievale. Che butto medievale? Il butto medievale era una sorta di pozzo che conteneva l'umido, diciamo, gli avanzi di cibo e le maioliche che si rompevano nelle case. Qua sopra nel Medioevo c'erano un condominio di ricchi dove questi signori quando mangiavano buttavano gli avanzi qua dentro, si rompevano i piatti e quant'altro, veniva tutto qua dentro. E che il butto. Questo qua all'origine era una cisterna etrusca dove gli etruschi ci mettevano il grano e quant'altro e nel Medioevo usato per buttarci questa roba. Cosa ci sta facendo vedere adesso? Sto facendo vedere una classica cella di Celleno. E qui noi l'abbiamo arredata per far vedere, per far conoscere specialmente ai ragazzi che vengono qui, che sanno pochissimo del passato, l'abbiamo arredata con degli oggetti di una volta, quindi l'abbiamo chiamata la cantina dei mestieri, quindi qui troverete il mestiere del fato, del falegname, tutto raccolto, carino, andiamo a vedere. Qui è un forno del 1400. Ogni angolo del borgo racchiude qualcosa di interessante da vedere. Ricostruzioni di un passato ormai dimenticato, ma che rivive in questi angolini creati dalla passione dei vecchi che vivevano in quei luoghi. Ecco per fare il vino. Davvero singolare l'ufficio postale all'aperto. Di particolare interesse il Museo della Musica, dove sono raccolti cimeli storici e moto d'epoca. Le cartoline, vedi? Tu prendevi alla fidanzata, la scrivevi, la indirizzavi, la spedivi. Questa è una cartolina magica, perché? Perché quando arrivava a casa, questa cartolina succedeva questo, guarda che succedeva, la mettevi sul giradischi, guarda che succedeva, la conoscete?
la mettete sul giradischi e succedeva questo. La cartolina magica, fantastico. Oh, questa è una cosa interessantissima, è l'anfora del ghiro. Questa è l'anfora del ghiro, chiamata glirarium in latino e ghiraio in italiano. È del IV secolo a.C. Se voi vedete all'interno, questa anfora è particolare, non è liscia come tutte le anfore, ha dei camminamenti dove il ghiro, una volta messo all'interno, camminava, saliva all'estremità, c'erano le ciotole e si nutriva fin quando diventava bello panciuto e poi veniva preso e mangiato. Era un piatto dei benestanti dell'epoca. All'epoca si chiama Marco Gavio Apicio, che tra l'altro dicono che abbia dato i nomi Apici toscani. Lo prendeva, lo cucinava, lo salzava con il miele, con i semi di papavero. Qualcuno dice pure che lo riempiva con la carne di maiale per renderlo più appetibile e lo metteva sulle tavole dei vini. E andiamo a vedere sto antro. Un giretto intorno alle mura di Celleno, alla ricerca di qualche fantasma che però sembra che non esista, conclude la visita di questo affascinante sito, salutato da queste gentilissime capre. A presto! Venite che andiamo a vedere un po' di fantasmi. Niente, fantasmi non se ne vedono, però c'è una nebbia che dà un senso davvero di pace. Ciao! Ciao!